benvenuti a Punta Molentis. Ecco Punta Molentis. Si trova nella località di Villa Simius, in Sardegna. Da Villa Simius arrivare è un attimo. Ovunque voi siate, potete semplicemente impostare su Google Maps Punta Molentis e vi porterà direttamente in spiaggia. Arriverete in un parcheggio semideserto. Se arrivi alle 7 del mattino, come abbiamo fatto noi, cosa che vi consiglio vivamente. Se no, aspettati di fare la fila perché da maggio a settembre, dopo una certa ora, la spiaggia è sempre super piena. Per pagare il parcheggio c'è un'apposita app di cui trovate il link in descrizione. Quindi arriva, parcheggia, cammina per poco, scendi una scaletta e boom! Cioè, non so se rendo l'idea, capito? È fuori di testa questo posto. Ok, un po' di storia. Prego, dottor Mirko. Con Summer. Peccato che non ho il frigorifero da mettere su spalla così. No, dicevo che erano cave di granito. Wow. Infatti quel porticciolo lì è fatto di scarti di granito. Qua il promontorio doveva essere molto più grande prima. Definita anche la spiaggia dei due mari. Prima sono caduta. Prima è caduta come una ferracotta. Perché queste scarpe sono troppo lisce, non va bene. Un riassunto di quello che è successo oggi. Allora, siamo arrivati alle 8 e non c'era nessuno, come avete visto dalle immagini. La spiaggia è fighissima. Secondo me è una delle migliori spiagge della zona, ma anche della Sardegna, perché... Mi azzardo a fare quello che voglio. Lui è il suo parere personale, poi Sì. sono io che lo smentisco. Perché c'è di tutto. C'è la sabbia, c'è una bella spiaggia, ci sono gli scogli se volete tuffarvi. A me piace personalmente tantissimo tuffarmi, anche se oggi non l'abbiamo fatto momentaneamente. È facilissimo arrivarci, è molto accessibile. Venite presto perché dopo una certa ora è pienissimo di gente ed è estremamente fastidioso, specialmente in tempo di... D'estate c'è anche uno stabilimento balneare vero e proprio dove si possono affittare gli ombrelloni e anche i pedalò, mi sembra, ma non mi ricordo. Quindi c'è un ristorante, uno stabilimento balneare, ci sono i pedalò, gli ombrelloni, c'è un bar e anche un furgone che fa da bar. Forse ci sono anche i bagni, se no pisciate in acqua. Con che vento si può venire? Con che vento a stessi rui! Se dovesse essere o ventosa o piena di gente, potete facilmente spostarvi in una zona molto più coperta nelle vicinanze, essendo esposta a quasi tutte le direzioni del vento. Se siete fortunati in assenza di vento, come avete visto dalle immagini che abbiamo registrato appena siamo arrivati stamattina, è un paradiso. C'è un vento della Madonna! In sardo si chiama Sallua, Euforbia il nome suo.
E in passato i pescatori attaccavano queste piante e le mettevano al monte dei fiumi, perché non in mare non lo puoi fare, si parla di fiumi e laghi. La sostanza bianca che è all'interno, il liquido bianco, appunto è altamente tossico. I pesci poi si addormentavano, tra virgolette, erano storditi. E quindi i pescatori andavano e raccoglievano, però è altamente tossica, quindi è sconsigliato vivamente l'utilizzo e anche semplicemente toccarlo. Aspettate, c'è un momento interessante. Fammi girare. Quindi perché si forma questo? Perché le rocce sono così vuote? Ma dicelo, non rompere i coglioni. Voce fuori campo. Vento? Ok, bravissima. Mareggiate? No, non ci arriva. Piogge forti? Anche, sì. Quindi Spider-Man? di cosa stiamo parlando? Eventi naturali? Agenti atmosferici. Il granito è una roccia durissima, però la natura fa sempre il suo lavoro. Quindi ha trovato un punto debole della roccia, E ha scavato. è iniziata a infiltrarsi l'acqua, la salsedine, che poi la salsedine aumenta di volume e quindi spacca, quindi porta via, poi il vento raschia e pian piano ha eroso e ha creato le forme Quanto tempo? che vediamo, e il granito è uno di quelli che amo di più per le forme che crea. La cosa figa di questo posto è che è anche un percorso trekking. Potete farvi un bel giretto in mezzo alla macchia mediterranea sarda. La cosa meravigliosa è che lui raccoglie la plastica ed è una cosa che dovremmo fare tutti, avete capito? Avete capito? Prendete esempio da quell'uomo che mette via la plastica e non solo mette via la plastica, ma la cataloga anche. Ha un foglio Excel sul suo cellulare e ha raggiunto la 300ª pagina. Grazie Mirko, grazie per il tuo contributo. Sì, sì, fatelo tutti, altro che... Fatelo tutti, brutti bastardi. E non voglio sentire discorsi, vabbè la butto, tanto la raccoglie Mirko. No! E ora ce lo facciamo anche noi il bagno. Vero Mirko? Ci può scontare, aiuto. Che vuol dire ci potete contare. Andiamo. Andiamo. E con questo si conclude il primo video di Genti a Rubbia. Questo era Punta Molentis. Ah ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale, mettere mi piace, lasciare un commento e attivare la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. Ricordatevi che da un link in descrizione potete scaricare un file dove c'è il percorso che abbiamo fatto oggi, con tutti i punti di interesse come vi ho già mostrato. Io sono Nicola, lui è Mirko, lei è Vale e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.